Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Allora, il video di oggi è una conversazione, ma prima di lasciarvi alla conversazione vera e propria, datemi qualche secondo per introdurla, perché devo darvi un'informazione importante per poi capire la conversazione che state per guardare. Allora, nella lingua italiana esistono delle parole che si chiamano geosinonimi. I geosinonimi sono parole di uso regionale che nelle varie parti del territorio italiano designano uno stesso oggetto. Quindi lo stesso oggetto viene chiamato in modi diversi in base alla zona di origine del parlante. E la conversazione verte proprio su questa differenza di parole. E quindi ascolterete una parlante di Roma e un parlante di Milano. E in questa conversazione appunto vi daremo alcuni esempi. Un'ultima cosa, si tratta sempre di lingua informale. Va bene? Ottimo! Non mi resta che augurarvi un buon ascolto o una buona visione. Come sapete io sono di Roma, mentre Lorenzo... Ciao, sono Lorenzo, sono di Milano. Allora, cosa faremo? Apparirà adesso sullo schermo per voi, ma sullo schermo del computer qui per noi, una fotografia e noi dovremo dire come chiamiamo quell'oggetto, proprio per darvi la riprova dell'esistenza dei geosinonimi che vi ho spiegato nella prima parte di questo video. Pronto? Sono curiosissimo. Vai, prima foto. Gruccia o ometto? Stampella. Stampella, sì. Quando ti fai male alle gambe, di solito usi la stampella. Sì, lo so. E anche quella si chiama stampella. Anche quella? Sì, anche quella ok. si chiama stampella. Però questa è una stampella per noi di Roma, anche del centro-sud in realtà, più in generale. Tu Quante dici cose? omino, ometto. Ometto o gruccia? Gruccia. Gruccia è toscano, quindi in teoria sarebbe italiano standard. Gruccia. Sì, più o meno. Passami l'ometto. Mhm. Sì. Andiamo avanti. Anguria. Cocomero. Cocomero. Era canzone. Un cocomero tondo Esatto, che voleva essere il più bello del mondo. Il più forte. Ah, anche sì, Ah, cioè, ok. sono tanti. Sì. Una geocanzone. Però tu dici cocomero, tu canti cocomero. Sì, perché Anguria... Ma lo sai sarebbe che bene. Anguria viene dal greco? Angurion, Esatto, mentre... cetriolo. Esatto, mentre cocomero viene dal latino. Cocomero fa parte delle cucurbitacee, tutta la famiglia dei cetrioli. Ah, quindi è la stessa, Sì, la stessa radice è la alla fine. stessa, sì. Andiamo avanti. Allora, io so come la chiamate voi perché al bar non mi vogliono mai servire qua a Roma, però questa è una brioche, è chiaramente una brioche. O un croissant, proprio. Ma no, questo è un cornetto. A parte che c'è una grande differenza proprio per ingredienti tra il cornetto e il croissant. L'ho letto sul sito di Iginio Massari. Ok, allora Quindi... hai ragione tu. Esatto. Hai ragione tu. Se lo dice il maestro, hai ragione tu Cioè, sicuramente. sono due prodotti diversi, sono due prodotti di pasticceria diversi. Cornetto e croissant. Sì, che sono ancora diversi dalla brioche. Quindi cornetto, croissant e brioche sono tre prodotti diversi. Però in questo caso, diciamo, il cibo nella foto a Roma si chiama cornetto, mentre a Milano... No, questa è semplicemente una brioche. Ottimo. Andiamo avanti. Chiacchiere. Frappe.
Frappe? Queste sono le frappe, i dolci di carnevale. A Roma si chiamano frappe. Però ovviamente se mi dici chiacchiere lo capisco. Se mi avessi detto invece frappe non avrei saputo. Addirittura. No. Zero? Ok, ma sono uguali alle chiacchiere? Sì, sono la stessa Ok. cosa, solo che Ok. noi le chiamiamo frappe, voi chiacchiere, poi le chiamano anche bugie. Ah sì, bugie l'avevo sentito. Sì, Ma anche forse. cenci Mai. in Toscana. No, bugie di dov'è? Sempre del nord, se non sbaglio. Ok. No, l'avevo sentito, però non. Galani anche. Queste galani? Galani in Veneto. Se sarai a Roma al prossimo carnevale, ora sai che devi chiedere le frappe. Le frappe. Ci sono anche quelle ricoperte al cioccolato a Roma? Sì, sì. Adoro. Andiamo avanti. È sul prodotto dolciario che mi cadi. Questa nel cuore. Pan au chocolat. Pan au chocolat. Saccottino. Non Sacco- rendi l'idea. Saccottino al cioccolato. Saccottino è carino, però. Saccottino, c'era un'altra grande marca che faceva i saccottini, però per me il saccottino è quello, il prodotto confezionato. Sì. Però è quello il prodotto confezionato, capito? Povero pan au chocolat che lo confronti con un prodotto industriale. Vabbè, che c'entra? Fanno anche i cornetti industriali al Infatti non si chiama supermercato. brioche. No, hanno sempre i cornetti, però di qualsiasi prodotto, cioè no, di qualsiasi no, però di un sacco di prodotti fanno la versione industriale, però di base l'idea è quella. Poi siamo d'accordo che quello della pasticceria o del bar è più buono, certo, però. Ma prima di venire a Roma non avevo proprio idea che si chiamassero anche saccottini, e anzi la prima volta, il mio primo giorno di lavoro a Roma, sono entrato al bar e ho chiesto un pan au chocolat e mi hanno guardato malissimo, Milano? Facendo anche questo finto accento. Sì. Sei di Milano? Sono di Milano? Che poi non parliamo così. Però non lo so, forse al nostro orecchio suona così, non lo so. Ottimo. Allora, c'è un'altra cosa che ti devo far vedere, però mi sono scordata di mettere la foto, quindi dammi un secondo. Come chiami queste? Cicche. Gomme da masticare. Vabbè, sì, D'Annunzio l'avrebbe chiamate così. Gomme da masticare. Allora, se tu dici a una persona di Roma, Una caso. se dici a Roma, mi dai una cicca? Sai che cosa capisce la persona? Signor. Un mozzicone? Esatto. A Roma la cicca è il mozzicone di sigaretta, quindi attenzione. Ok, non chiederò mai una cicca a Roma, però gomma da masticare. Gomma da masticare, mi dai una gomma? Ti darei la gomma per cancellare. No. E come la chiami la gomma per cancellare? La gomma per cancellare? Ce l'hai una gomma da masticare? Però no, veramente lungo. No. Che altro dire? Questo è tutto. Spero che questo Video? Ah sì, ok. Come l'ho chiamata a Roma? Volevo trovare un sinonimo di test, non lo so, di esercizio divertente, va bene, niente. Allora, questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vi siate divertiti a guardarlo. E la prossima volta che venite in Italia fate un giro anche a Milano. No, che tutti vanno a Roma. No, giustamente. Venite anche a Milano. Giustamente. Ma lo sai che a me piace molto Milano? Davvero? A me piace molto Roma. Dai, adesso facciamo anche gli amici. No, ma è vero. Ma infatti quando lo dico tutti mi guardano male. Tu, di Roma, ti piace Milano? Sì, mi piace Milano. Sì, Milano è una bella città, a me piace. Più raccolta, più contenuta. Sì, è piccolissima. Roma è tipo 4 volte Milano. Sì.
per dimensioni. Oh, bellissima, stupenda Roma. È che a Milano, essendo tutta così piccola, mi sembra più facile proprio viverla. Sì, Roma senz'altro, è immensa. E poi Sì, c'è sì. troppa roba da vedere. Lo so. Ogni volta che mi giro dico, ma io questa chiesa non l'ho mai vista. Ma lì dentro c'è un Caravaggio. Ma come c'è un Caravaggio? Non lo sapevo. Lo so, fa questo effetto. E mi sento un ignorante. Io, Ma nel no, mio paese, nella mia capitale, non so che in quella chiesa lì c'è un no, ma Caravaggio. guarda che cioè, io sono nata e cresciuta a Roma, però ci sono cose, ci sono posti in cui io non sono mai stata, quindi è assolutamente normale. Mentre Milano, sono nato e cresciuto lì, posso dire di averla vista tutta. Mm. Mi mancano i palazzi privati, ma lì non li amo. Vabbè, lì non purtroppo. si può entrare. No, però sono bellissimi. Ecco, Milano è bella tantissimo dentro, dietro le facciate. Ci sono dei palazzi stupendi che però da fuori sono quasi anonimi. Va bene, allora grazie per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo nel prossimo, come sempre. A presto, ciao! Ma anche questo video perché c'ero io, quindi avete visto anche questo video. No, lo dico Scherzo. sempre, nel senso un altro video di Lucrezia.